Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con un altro video nel canale. Mai come oggi vi chiedo di seguire questo video fino alla fine perché l'argomento è molto importante e interessante, specialmente se sei un possessore di FIMI X8 SE o sarai un futuro possessore di questo drone. Seguilo perché l'argomento è oltre che importante anche molto serio. Allora, tutti noi che facciamo video qui su YouTube spesso parliamo di quanto bello è un drone, di quanto bene va, di quanto lontano, di com'è figo qua, com'è figo là. Magari molti lo fanno prettamente per un ritorno economico. Ve lo dico subito, anch'io in altri video, tranne in questo, non lo metterò appositamente, ho messo dei link ai siti commerciali, ma non è mai stato il mio scopo quello di vendere droni. Io, se mi avete seguito, mi state seguendo, sapete che se una cosa mi piace, se una cosa non mi piace, non mi piace, o è bianco o è nero. Non vado mai per un ritorno economico. E mai come adesso questa cosa va trattata, detta, condivisa. Vi invito a fine video di condividerlo sui vostri social, ai vostri amici, via mail, perché l'argomento è molto importante. Ultimamente stanno cadendo a terra senza motivo parecchi droni, proprio parecchi FIMI X8, e non parlo di atterraggi automatici perché magari si disconnette, l'applicazione non prevede il ritorno a casa, perché lo specchio d'acqua magari manda in tilt, come succede con Anafi, i sensori, e quindi fa atterrare, ma il drone scende delicatamente e va a cadere magari in acqua, o comunque atterra in una zona dove può essere schiacciato, rotto, ma grossi danni non ne fa. Qui si tratta di un drone che mentre vola in un momento indefinito, non c'è un tal secondo, una tal manovra che genera il danno, il drone si spegne e cade come un sasso. Sembrano le mosche con il flit, te spruzzi, cadono, stessa cosa. Quindi l'argomento è molto molto serio. Io mi sono preso anche alcuni appunti perché alcuni di voi mi hanno mandato foto e video, molti mi hanno scritto che hanno questo problema ed è giusto parlarne, perché finché cade, finché volate in aperta campagna, state andando con gli amici in zone tranquille dove non ci sono rischi, beh vabbè, al massimo rompete il drone e alla fine parleremo dell'assistenza, ma non fate male a nessuno, tranne forse a qualche foglia a terra. Pensate, se cadi in mezzo alle persone, come molti si mettono a volare vicino a persone o in zone dove possono esserci dei rischi, questo drone cade, fa male a qualcuno, speriamo Dio mai succeda, o rompe qualcosa, vi vengono a cercare, poi penale, civile, qualunque cosa sia, ve la cuccate tutta, perché vorrei sapere realmente anche quanti di voi hanno un'assicurazione, e vi invito a farla perché è molto importante. Costa 30 euro, anche se non possiedi un drone di questo tipo, un X8 che cade, ma qualunque drone utilizzi, fatti un'assicurazione, costa 30 euro, fatela, che ne vale assolutamente la pena, vi salvate veramente il fondoschiena. Ci sono siti dove parlano esclusivamente, blog che parlano solo di droni, che hanno link ad assicurazioni, non pubblicizzo nessuno, andate, tanto li conoscete tutti, andate, fatevi l'assicurazione e non e state con gli occhi sereni, perché veramente, con gli occhi, scusate, con la mente serena, perché l'argomento è veramente pericoloso. Provate a immaginare, ripeto, cosa succede se questo drone cade in mezzo alle persone. È veramente da stare molto attenti. Allora, alcuni di voi mi hanno mandato dei materiali, esempio Elia Scaccioni mi ha inviato addirittura un filmato dove si vedono gli ultimi istanti di volo del drone. Adesso ve lo faccio vedere, ecco, vi mando gli ultimi 10 secondi. Il drone è lì che vola tranquillo e pacifico, ad un certo punto, senza motivo, tac, lui si spegne e cade. Attenzione, eccolo là, andato. È personalmente un'immagine veramente che fa venire il pelo dritto, perché se lì sotto c'era qualcosa o qualcuno, erano dolori. Poi la conseguenza qual è? È che il drone si riduce in questa maniera, ecco, vedete, tocchi rotto, come si dice a queste parti.
Vedete, si è spezzata un braccino motore, si sono rotte le eliche, eccola qui, l'elica è rotta. Per carità, questi sono pezzi che noi andiamo a riprenderci, costano pochi euro, se si rompesse solo l'elica va bene, qui però abbiamo rotto anche il braccetto, quindi a Elia Scaccioni mi dispiace che ti sia rotto così il drone. So che sei già in contatto con Fimi, poi ne parleremo, ma gli è andata bene, ragazzi, a lui è andata bene che è caduto nel prato, in un campo, ci ha messo un'ora a trovarlo, ma era a 30 metri, 50 metri, e questi quando cadono sono sassi, fanno male, quindi avete visto, è una cosa veramente rischiosa. C'è chi attribuisce questo danno ad un problema software. Parliamone dopo anche di questo, perché vi faccio vedere un altro filmato. Scusate, vi faccio vedere anche altre foto più interessanti di un altro ragazzo che me l'ha inviato, e l'altro ragazzo che invece è riuscito anche a ripararlo è Marco Parente. Allora, a Marco Parente è successo più o meno la stessa cosa. Non abbiamo un filmato perché non aveva ripreso in quel momento la caduta, si era alzato da poco. Anche a lui il drone gli si è spento ed è caduto. Cosa ha fatto lui? L'ha mandato ad un centro di riparazione, RG Droni, vi lascio il link anche qui sotto, e hanno scoperto una cosa interessante. Ripeto, si è parlato di problema software. Allora, se fosse stato un problema software, io credo che a quest'ora sarebbero caduti, non dico tutti, ma il 90% di questi droni, se tu aggiorni il software, lo alzi e ti fa questo scherzo, cadono. Invece i ragazzi di RG Droni, quando l'hanno aperto, guardate questa foto, vedete dove c'è il cerchio rosso, ci sono quei cavi, tutti quei cavetti, ce n'è uno nero in basso, adesso ve lo evidenziano con una freccia, eccolo lì. Quel cavo lì era mal collegato, mal stagnato, sembra addirittura rovinato proprio il cavo, andava a fare massa con la scheda elettronica, con quindi tutto il circuito, e molto probabilmente è la causa di questo tipo di incidente. Praticamente manda in corto il drone facendola stretta e a soldoni, il drone quando va in corto si spegne e piove giù come un sasso, quindi molto probabilmente la causa è, ve lo faccio rivedere, quel cavetto indicato dalla freccia rossa. Anche lui purtroppo ha riscontrato dei danni alla struttura, li hanno riparato un po' alla meno peggio, però comunque anche qui è andata bene anche a Marco, perché anche lui in quel caso stava volando in una zona tranquilla, quindi siamo andati bene 2 su 2. Un altro ragazzo, Antonio Vitiello, anche lui è stato fortunato, lui purtroppo non ha foto, il drone gli è caduto, mi sembra che era a oltre 50 metri, non vorrei sbagliare, Antonio. Anche lui con gli aggiornamenti firmware, chi il primo, chi il più, chi col firmware più aggiornato, chi meno, ma comunque non è personalmente quella la responsabilità, è caduto a terra. A lui il drone è rimasto sano, non si è fatto nulla, però comunque il drone, vedete qui, gli dà tutta la checklist normale, funzionante, ma non gli dà l'autorizzazione al decollo, quindi sicuramente qualcosa all'interno è andato a farsi benedire, bisognerà anche questo qua aprirlo. Quindi il discorso qual è? Questi droni in questo periodo stanno cadendo senza un chiaro motivo. Personalmente non è software, è più probabilmente dovuto, ve la faccio rivedere nuovamente la foto, da questo danno, da questo connettore, cavo, filo, non so cosa porti, che non è ben collegato alla scheda. Fate molta attenzione. I droni che stanno riscontrando oltretutto questo difetto, questo problema, sono droni prodotti tra febbraio e marzo 2019. Vi faccio vedere anche qui le foto dove si notano le date. Vedete, questo è quello di Marco Parente è di febbraio, mentre sia quello di Antonio che di Elia erano di marzo, sempre 2019. Quindi non vorrei che fosse una partita difettosa, fosse stata assemblata male, quindi
Chi di voi è in possesso di un drone prodotto tra febbraio e marzo, vi consiglio o di aprirlo, di darci un'occhiata a quel cavo, o di sentire i ragazzi di RG Droni che hanno risolto il problema a Marco Parente. Non li conosco, non so che Marco mi ha detto sono stati bravi, hanno risolto il problema, quindi vi lascio il link. Non li conosco, non li ho mai visti, ripeto, me li ha presentati lui. Contattateli se vi interessa, vi mettete d'accordo, vi faranno un preventivo, non lo so, oppure apritelo e controllatelo voi se siete capaci a metterci le mani, ma fate attenzione. Assicurazioni, o meglio garanzia da parte del fornitore. Il fornitore risponde a tutti e tre. Il fornitore è sempre stato disposto a sostituire il drone, a ripararlo o comunque a venire incontro, quindi non siete abbandonati da Fimi da questo punto di vista. Quello che vi voglio dire io è: fate attenzione se lo alzate in mezzo a delle persone, perché veramente basta poco per finire nei guai. Quindi anche se Fimi vi dà queste garanzie, o se lo state ricevendo o se l'avete ricevuto ed è di questo periodo di produzione qui, state all'occhio, scrivete già una mail a Fimi. Vi invito veramente tutti a farlo e ad avvisare Fimi del problema. Scriveteli, più siete meglio è. Chiedetevi magari già la sostituzione in anticipo, dicendo: visto che tutti i droni prodotti in questo periodo, ci sono foto, video, linkategli questo, che dimostrano il danno, aspettiamo che cada in testa a qualcuno e qualcuno prenda la denuncia, oppure risostituiamo. È vero che loro sono in Cina e non gliene può fregare di meno dei problemi che avrete voi, anche se fate una denuncia prima che arrivi là, cos'è? Vendono meno droni, ma sicuramente hai voglia te andargli a toccare quelli lì, quindi fate prima magari a chiedere eventuale sostituzione del drone, o comunque fatevelo sistemare. Loro tre stanno già seguendo la pratica. Altri che mi hanno scritto, che non ho nominato semplicemente perché magari mi hanno semplicemente indicato che hanno avuto il problema, comunque stanno risolvendo, ma è meglio prevenire piuttosto che curare. Fatevi, ripeto, un'assicurazione, mai prima di ora, insisto così tanto, non solo per questo ma per altri. Ci sono dei paracaduti fatti apposta che in caso di caduta del drone, di ribaltamento, hanno un giroscopio, sentono, aprono il paracadute in automatico, sono indipendenti dal drone, ma oltre a costare un botto di soldi, quelli più economici, ormai diciamo che sono prodotti più in larga scala, li ho trovati solo per qualche Phantom. Se qualcuno di voi trova un prodotto o conosce l'esistenza di un prodotto, me lo scriva qui sotto in descrizione, io poi vi autorizzerò il link che avete inserito, perché nei commenti i link non vengono, ve lo dico, magari che qualcuno ha messo qualche link e non si chiede perché non c'è, i link, se non sono autorizzati dal sottoscritto, non vengono mai inseriti nei commenti, i link a video o a pagine. Quindi ripeto, fate molta attenzione, perché avete visto il problema è molto serio ed è giusto, credo sia molto giusto e importante parlarne. Vi invito a condividere nelle vostre pagine Facebook, social, via mail agli amici questo video, perché bisogna informare tutti di questo problema prima che accada un incidente. Guardate che se succede un incidente qui rischiamo di pagarla tutti, nel bene o nel male. Potrebbe essere un danno non per uno ma per tanti. Ripeto, mandatemi i link se trovate qualche accessorio. Se avete altri problemi o esperienze, scrivetele qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto. Grazie per avermi seguito, ciao ragazzi, alla prossima, ciao a tutti.